Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi ci prendiamo una pausa dalle miniature per vedere un aspetto un pochino più teorico che però è essenziale per migliorare la nostra tecnica, ovvero le basi della teoria del colore. Imparare la teoria del colore è essenziale per migliorare in qualsiasi disciplina artistica, quindi anche la pittura delle miniature. Visto che si tratta comunque di un argomento impegnativo, affinché non diventi un video noioso, ho deciso di tagliare completamente tutti gli accenni storici e partire subito dalle basi, ovvero dai colori primari, secondari e terziari, che insieme compongono la ruota dei colori. Partiamo quindi dai colori primari, ovvero rosso magenta, giallo e blu ciano. Vengono chiamati primari perché non possono essere ottenuti dalla mescolanza di nessun altro colore. Dalla mescolanza di questi invece possono nascere tutti gli altri 16 milioni di colori possibili, almeno nella teoria. Nella pratica, alcuni limiti chimici dei pigmenti rossi e blu impediscono di ottenere alcune tonalità precise e brillanti, e quindi a volte è bene integrare l'acquisto anche con i secondari, ma non è obbligatorio. Infatti, mixando in parti uguali i primari, otteniamo i secondari. Da giallo e rosso otteniamo l'arancio, dal rosso e blu otteniamo il violetto e dal blu e dal giallo otteniamo il verde. A completare la ruota dei colori troviamo i colori terziari, che nascono dalla mescolanza di un primario e di un secondario, come si evince dal loro nome. Questi sono infatti giallo-arancio, rosso-arancio, rosso-violetto, blu-violetto, blu-verde, giallo-verde. In tutti il colore primario che li compone si colloca sempre al primo posto, seguito dal nome del secondario. Ora che abbiamo una visione di insieme dell'intera ruota dei colori, riusciamo a capire che una parte è dedicata ai colori caldi e l'altra ai colori freddi. Questa che abbiamo visto oggi è soltanto una delle tante ruote dei colori che si possono trovare. La disposizione è sempre la stessa, ma in tante vengono presi in considerazione altri valori di questi stessi colori, quindi la luminosità e la saturazione. Ovviamente le tratteremo in altri video. Questa ruota costituisce uno strumento indispensabile per chiunque voglia scegliere consapevolmente i colori da usare nella propria pittura, anche quella delle miniature. Non è un caso se le opere migliori, quelle dei grandi artisti, quando le guardiamo ci danno un senso di armonia, proprio perché nella scelta cromatica che hanno fatto alla base c'è tutto uno studio basato proprio sulla ruota dei colori. Per questo vi consiglio di tenerla sempre a portata di mano, sia che la vogliate lasciare sul tablet, sul telefono, stampata se magari avete una buona stampante, ma anche se volete farla voi come esercizio personale. E qui devo fare una piccola precisazione. Ovviamente è possibile dipingere le miniature creandosi i colori da zero, ma le marche più comuni di colori per miniature vendono intenzionalmente tantissime tonalità da rendere superfluo questo passaggio. Se da una parte ci facilita di molto la vita, dall'altra parte ci rende dipendenti dall'acquisto di molte tonalità diverse. Questi colori infatti sono molto difficili da mescolare tra loro perché a loro volta nascono da mescolanze, il che renderebbe i risultati soltanto colori torbidi e opachi. Se prendessimo ad esempio un barattolino di rosso, che ci sembra semplicemente rosso, magari per ottenere quella particolare tonalità c'è dentro già anche del giallo, del bianco, del nero, il che vuol dire che se noi andassimo a mischiarlo con un altro colore, magari un blu, anch'esso risultato di un altro mix, non otterremo altro che dei marroni, dei colori piuttosto indefiniti e tutt'altro che gradevoli. Per questo motivo, questa tipologia di esercizi io vi consiglio comunque di farle per prendere una maggiore consapevolezza dei colori che avete, ma ovviamente otterrete colori diversi usando marche di colori diversi. Avevamo già visto un esercizio di questo tipo, basato sulla creazione di una tabella dei colori molto semplice, che vi lascio qui nella i di informazioni nel caso voleste dargli un'occhiata. Ora che abbiamo visto come è composta la ruota dei colori, vediamo come questi ultimi interagiscono tra loro e come possiamo sfruttare queste conoscenze a nostro vantaggio. Ovviamente applicazioni pratiche di tutte queste nozioni teoriche le vedremo in prossimi video, quindi mi raccomando guardate questo fino alla fine perché sarà essenziale per capire anche i successivi. Sempre sulla ruota dei colori troviamo quindi i colori analoghi, ovvero quelli che sono adiacenti tra loro. Creano una sorta di armonia naturale proprio perché riflettono onde luminose simili. Si tende a scegliere gruppi da 3, 4 o al massimo 5 in alcune eccezioni, purché non si vada a scegliere colori che riflettono onde luminose opposte.
Per creare schemi cromatici armoniosi e senza troppo contrasto, la scelta dei colori analoghi è sicuramente una scelta ottimale. L'esempio perfetto dell'applicazione dei colori analoghi nelle miniature sono le fiamme, per le quali scegliamo quasi sempre colori molto vicini tra loro e l'aspetto è decisamente gradevole. Siano esse magiche o di fuoco, ma scegliamo comunque quasi sempre delle tonalità che sono vicine nella ruota dei colori, a volte anche desaturandole con del bianco. Altra storia invece sono i colori complementari, una scelta sicuramente più azzardata e dai contrasti più forti. I colori complementari non sono altro che quelle coppie di colori che insieme vanno a ricomporre la triade dei colori primari. Abbiamo quindi il giallo con il complementare violetto, il rosso con il complementare verde e il blu con l'arancio. Scegliere i contrasti forti e gli abbinamenti molto appariscenti dei colori complementari è sicuramente una scelta coraggiosa, ma permette di dare vita ad effetti che non si otterrebbero in nessun altro modo. La cosa migliore per ottenere l'armonia cromatica sarebbe abbinare ad un colore molto carico e saturo il suo complementare più desaturato, come ad esempio un viola molto pieno e carico ad un giallo più desaturato. Sicuramente un discorso che approfondiremo in altri video. Quando vi dicevo che abbinare i colori complementari permette di ottenere degli effetti che in altro modo non si otterrebbero, è per via del fenomeno del contrasto simultaneo. Questo contrasto infatti è una cosa che noi percepiamo nel confronto tra due colori vicini. Il nostro occhio, neanche il più allenato, non può sottrarsi al contrasto simultaneo. Infatti, accostando due colori è possibile che questi risultino diversi, si influenzino a vicenda. Negli esempi che state vedendo adesso è molto visibile come uno stesso colore risulti molto diverso sia adiacente a colori chiari o colori scuri. Infatti, accostando i colori in un determinato modo, riusciamo ad ottenere delle tonalità più o meno brillanti, più o meno sature rispetto a quelle che sono in realtà, proprio perché i colori si influenzano a vicenda. Per secoli i grandi artisti hanno sfruttato questo espediente per migliorare l'aspetto dei loro quadri e creare degli effetti ottici altrimenti impossibili da ottenere. Il contrasto simultaneo però è un effetto di per sé che è impossibile ottenere senza un confronto, infatti così ad occhio nudo, senza confrontarlo con qualcosa, nessun occhio umano può stabilire di preciso la luminosità, la saturazione e la tonalità di un determinato colore, è sempre necessario confrontarlo con qualcosa. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo. La prima parte teorica è finita. Spero che il video non sia stato troppo noioso, ma vi assicuro che altri più impegnativi arriveranno. Quindi mettete da parte queste conoscenze, assimilatele, fate lo stesso esercizio che ho fatto io nel video, quindi semplicemente ricreare i colori primari, secondari, terziari e una piccola ruota dei colori, che secondo me è un esercizio utilissimo. Utilizzate pure i colori che avete, i più simili a quelli che vi sembrano i colori primari, o meglio ancora i pigmenti puri se li avete, e preparatevi per i prossimi video nei quali andremo ad applicare queste conoscenze e altre di cui vi parlerò anche sulle miniature, che è la cosa che ci interessa di più, giusto? Quindi, se volete approfondire nel frattempo l'argomento, vi lascio qui sotto in descrizione il link al libro che io ho acquistato su Amazon e che ho trovato utilissimo. Nei prossimi video affronteremo argomenti come la tonalità, la luminosità e la saturazione, le altre ruote dei colori di cui vi parlavo prima e soprattutto l'armonia cromatica, quindi quali abbinamenti scegliere, quali schemi cromatici scegliere per ottenere il meglio anche sulle nostre miniature. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, come sempre vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a lasciare un like per supporto a questo canale. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività, soprattutto adesso che la stiamo facendo sbocciare con la teoria del colore, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!